Buongiorno a tutti, oggi è il 26 novembre, Natale è ormai davvero alle porte e questo progetto è dedicato proprio a chi si è preso un po' tardi. Vedremo insieme come fare questo cristallo di ghiaccio veramente in pochissimi minuti. Da oggi a domani avrete delle bellissime decorazioni da usare per l'albero di Natale, come addobbi, piuttosto che per decorare la tavola o anche come sottobicchieri o perché no da appendere con del filo di bava al soffitto e far scendere proprio come dei veri fiocchi di neve o cristalli. Io li userò come addobbi per l'albero di Natale e se avete piacere fatemi sapere qui sotto nei commenti voi come li userete. Ora comunque il tempo stringe, quindi andiamo subito al tutorial. Vi serviranno un uncinetto e un filo adeguati, l'uncinetto adeguato al filo che avete scelto. Io in questo caso ho questo filo di viscosa bianco e un uncinetto del 2,5. Avviamo il lavoro con un cerchio magico, quindi avvolgiamo il filo intorno alle nostre dita creando un incrocio, poi lo fermiamo con il dito, con l'anulare, prendiamo la parte sotto, la portiamo avanti e creiamo una catenella che andrà a fermare i nostri fili. Dopodiché possiamo sfilare le dita e avremo creato il nostro anello. Mi fermo un attimo soltanto per dirvi che qui sopra avete la rotellina, quella degli ingranaggi. Mediante quella rotellina potrete anche avvicinare lo schermo, quindi aprendo proprio lo schermo così con due dita avvicinerete l'immagine e vedrete le cose proprio in primo piano. E oltretutto, se riterrete che io sia troppo veloce piuttosto che troppo prolissa, potete scegliere anche la velocità di riproduzione. Quindi magari potete anche rallentare il video in maniera da avere le cose ancora più chiare. Quindi insomma fate buon uso di questi strumenti che ci dà YouTube. Procediamo. Fatta questa primo anellino che va a fissare i fili, ci alziamo con 3 catenelle. Non consideriamo questa prima catenella come una catenella, quindi sono 1, 2, 3. Questa sarà la nostra prima maglia alta. Una catenella di separazione e andiamo avanti realizzando altre 16 maglie alte, scusate, 15 maglie alte separate da una catenella. In totale le maglie, comprese le 3 catenelle iniziali, dovranno essere 16. Quindi faccio la terza e una catenella di separazione, 4 catenella di separazione e procedo così fino a realizzare quindi 16 maglie alte. Una volta realizzate le nostre 16 maglie alte possiamo stringere leggermente l'anello, non stringetelo completamente, è una cosa che possiamo fare anche in seguito. Realizziamo l'ultima catenella di separazione e con una maglia bassissima ci agganciamo alla terza delle catenelle iniziali che avevamo fatto. In questo modo. Ora io stringo ancora un pochino ma non completamente perché altrimenti poi si stringe un po' anche il cerchio e diventa più difficile lavorare. Ora con un'altra maglia bassissima ci spostiamo nello spazio della prima catenella di separazione che avevamo fatto e ci alziamo di nuovo con altre 3 catenelle. Prendiamo il filo e lavoriamo sempre nello stesso spazio una seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, andiamo nello spazio successivo e facciamo altre 2 maglie alte. Quindi su ciascuno spazio creato dalle catenelle di separazione lavoriamo 2 maglie alte. Terminato quindi anche il secondo giro, andiamo sempre ad agganciarci con una maglia bassissima sulla terza catenella che avevamo realizzato all'inizio in sostituzione della prima maglia alta. Quindi abbiamo fatto una maglia bassissima, ora facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto in cui ci siamo agganciati con la maglia bassissima.
3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia di base, attenzione perché in questa prima maglia dove ci siamo agganciati alle 3 catenelle, la maglia da saltare potrebbe essere leggermente nascosta, quindi facciamo attenzione, saltiamo una maglia di base e andiamo a lavorare una maglia bassa nella maglia alta sottostante. Altre 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia di base e in quella successiva lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo così archetti di 3 catenelle chiusi con una maglia bassa sulla maglia sottostante, sulla maglia alta sottostante, sempre saltandone una. Quindi 1, 2, 3, salto una maglia di base e mi aggancio su quella successiva con la maglia bassa e vado a concludere il giro in questo modo. Andremo semplicemente a vedere, non lavorate l'ultimo archetto perché adesso vi faccio vedere insieme come realizzarlo. Non realizzerò 3 catenelle, bensì realizzerò una catenella, filo sull'uncinetto, mi aggancio alla prima maglia bassa che avevo realizzato, tiro fuori il filo e faccio una mezza maglia alta. In questo modo mi ritrovo già al centro del mio archetto per poter fare la maglia bassa del giro successivo. Quindi una catenella, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa sull'archetto successivo. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa sull'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Anche in questo caso non lavorate l'ultimo archetto che lo vediamo insieme. Eccoci arrivati all'ultimo archetto, vedete che lo devo ancora lavorare. In questo caso facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia bassa che avevamo realizzato, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia alta che quindi va a sostituire le 3 catenelle che non abbiamo lavorato. In questo modo ci troviamo sempre già al centro del nostro archetto su cui adesso noi cominciamo già a lavorare. Partiamo sempre realizzando una catenella e una maglia bassa, facciamo 4 catenelle, 2, 1, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo nelle 2 asole della maglia bassa, in questo modo, portiamo fuori il filo e realizziamo una maglia alta. Da qui ancora 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo sempre in queste 2 asole che si creano all'apice di questo nostro archetto e facciamo un'altra maglia alta. Ora a questo punto voi potete decidere quanto grande fare il vostro cristallo di ghiaccio, perché mettiamo un attimo da parte quello che stiamo lavorando e vi faccio vedere il mio. Allora, io ho fatto, vedete, qui ho fatto 4 archetti, 1, 2, 3, 4, più la punta, e nelle punte più corte ne ho fatti solo 2 archetti più la punta. Era rovescio, scusatemi, più la punta. Il mio, appunto, lavorato con l'uncinetto del 2,5, misura circa 22 cm nella parte più grande e circa 18 nella parte più piccola. Voi potete scegliere ovviamente se farli tutti da 4 piuttosto che ne so da 5, se farli tutti da 2, se farli da 2 e da 3 archetti, e insomma quindi potete un po' gestire le dimensioni anche a seconda dell'utilizzo che avete scelto di farne. Detto questo, possiamo procedere. Dimensione, quindi facciamo altre 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo sempre dentro le 2 asoline, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia alta. Da qui facciamo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed andiamo a chiudere direttamente dentro, sempre dentro le 2 asoline che stanno in cima al nostro archetto, con una maglia bassissima in questo caso. Da qui ricominciamo la lavorazione con le nostre 4 catenelle, 1, 2, 3,
4, filo sull'uncinetto, sempre nelle stesse 2 asoline dove abbiamo fatto appena adesso la maglia bassa, bassissima, andiamo ad agganciare la nostra maglia alta e così si torna indietro. 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo nelle 2 asoline, facciamo la maglia alta, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo nelle 2 asole e facciamo la maglia alta. Abbiamo fatto 3 archetti nella prima parte della nostra punta e ne abbiamo fatti 3 nella seconda. Quindi adesso entriamo nell'archetto di base successivo e la agganciamo con una maglia bassa. Da qui 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nell'archetto successivo. E da qui si riparte 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, andiamo ad agganciarci nelle 2 asoline della maglia bassa. Vedete che sono proprio questi 2 anelli che vanno a creare le 2 asoline sulle quali noi andiamo ad agganciare poi la nostra maglia alta. 3, 4, filo sull'uncinetto, ecco le mie 2 piccole asole, aggancio e porto fuori 1, 2, 3, 4, 9 catenelle per la punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entriamo sempre nelle nostre 2 asoline, andiamo a fare una maglia bassissima, in questo caso, e di nuovo facciamo il ritorno, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo sempre nelle 2 asole, portiamo fuori maglia alta e via dicendo. Quando andremo a chiudere la nostra punta in questo archetto, poi lavoreremo 5 maglie, 5 catenelle e andremo sempre a ripetere la sequenza. Il risultato finale, a seconda appunto di quanti archetti avete scelto di lavorare per ciascuna punta, verrà ovviamente diverso. In seguito, quello che vi consiglio di fare è indurire il vostro lavoro con una soluzione di acqua e colla vinilica. Trovate qui sopra, vi lascio il link ad un video che feci molto tempo fa, proprio con le spiegazioni per indurire e irrigidire i vostri lavori all'uncinetto. Io, per farvi vedere in modo ancora più completo, sto utilizzando questo pannello di polistirolo e una volta inumiditi i miei fiocchi di neve con la soluzione di acqua e colla vinilica, li punto con gli spilli e quando sono asciutti non mi resta altro che staccarli li stacco, posto che gli spilli sono proprio, vabbè, dopo vedremo di staccare queste piccole parti di colore che sono rimaste attaccate, ma per fortuna sono al rovescio e perciò mi salvo, insomma. Ecco, e quindi insomma sostanzialmente questo è il lavoro finito. Come vi avevo promesso è veramente veloce, se fate i fiocchi di neve oggi e domani sono asciutti e li potete tranquillamente utilizzare. Io con questo vi saluto, spero di avervi regalato un progettino facile, veloce e divertente e a presto, ciao!